molto facile da guidare. Poi quanto uno vorrà utilizzarne lo deciderà lui anche sulla base del suo stile di guida e per che cosa utilizza questa macchina, ma è sicuramente una macchina molto sicura e che non incute timore. Qui dentro sono nascosti i segreti di un matrimonio, quello tra la Pininfarina Automobili e la Rimac, e il gusto inconfessabile di farsi scaraventare da una curva all'altra con una forza mai vista prima. Eppure questa Battista è un oggetto di carbonio da guidare per strada con la targa per sbalordire un sistema oltre 350 all'ora di velocità massima, 0-300 in meno di 12 secondi, in pratica le altre metriche vanno in pensione. Insomma, eccoci al volante della Battista. Prime impressioni, è velocissima, non stiamo neanche a dirlo, sono 1960 i cavalli totali a disposizione, erogabili in 5 modalità di guida differenti, nomi molto italiani, quindi energica, furiosa nella modalità più spinta, ma soprattutto a tenere banco è oggettivamente la messa a punto di un'auto con 4 motori elettrici e tutta questa potenza è qualcosa di molto difficile, pionieristico in questa fase storica, e la Battista va piuttosto bene, anzi molto bene. Intanto perché ti fa sentire subito a tuo agio, quindi non è un'auto che mette in qualche modo apprensione, e credetemi che le accelerazioni sono incredibili. E poi perché ha una bella guidabilità in mezzo alla curva. Quello che non mi aspettavo è la maneggevolezza in curva, quindi la sensazione di controllo che hai in centro curva, potendo giocare con l'acceleratore. Anche qui grande sofisticazione, stiamo parlando di un'auto elettrica con cui sostanzialmente è possibile giocare dentro curva come si fa con un'auto tradizionale. Molto efficiente la frenata, l'auto può essere equipaggiata di serie con Michelin Pilot 4 oppure con il Cap 2R, in particolare con la gomma più stradale. Chiaramente oggi la giornata è un po' così uggiosa, appena piovuto, e quindi si deve stare un attimino attenti con l'aderenza, si sente lavorare molto l'ABS, quindi insomma questi sono i nuovi rumori dall'abitacolo di un'auto silenziosa. Sicuramente quando arriviamo a questi livelli di potenze di coppia la gomma è determinante ed è una delle scelte che tra l'altro è bene fare subito dall'inizio, perché se scelgo e sviluppo una gomma che è ben, diciamo, ideata rispetto a quelle che saranno le emissioni della vettura, allora tutta la strada poi di sviluppo è più facile e vado a sviluppare l'elastocinematica prima e i controlli dopo per andare a utilizzare la gomma al meglio. Nell'uso stradale quello che poi andiamo a ricercare dalla gomma, e nel nostro caso offriamo diversi tipi di gomme anche per dare la possibilità al cliente di non avere solo un utilizzo in pista. Per noi, come diciamo sempre, questa è un Hyper GT, quindi una vettura possibilmente da usare ancora più piacevolmente su una strada di montagna o di collina, e quindi forniamo diverse tipologie di gomme proprio per questo differente tipo di utilizzo, incluse gomme invernali. Interessante tra l'altro la posizione di guida, che chiaramente è bassissima, volante e sedile si regolano elettricamente dal cruscottino sulla sinistra. Qui in tutto sono 3 i monitor che ti ritrovi davanti, quello centrale che ricorda velocità ed energia spesa o recuperata in frenata, il monitor di sinistra con tutte le info relative alle modalità di guida selezionate, quindi possibilità di ulteriori regolazioni e appunto regolazioni elettriche dell'auto, e monitor di destra il vero e proprio infotainment, quindi con navigatore satellitare e climatizzazione.
In questo momento sto guidando l'auto in modalità energica, una delle 5, stiamo parlando di una modalità energica, 1600 cavalli, sposto su Furiosa per avere tutti e 1960 i cavalli a disposizione, e in questo caso le accelerazioni diventano assolutamente incredibili. Qualcosa del genere, qualcosa di così superlativo, diciamolo, l'avevamo provato, assaggiato con la Aspark All. Anche in questo caso si conferma questa straordinaria velocità dentro le curve come qualcosa di assolutamente inedito e nuovo, che trasforma l'esperienza di guida dentro la pista da qualcosa di noto a qualcosa di completamente extraterrestre. Ad aiutare lo staff tecnico di Pininfarina, Nick Heidfeld, che dopo aver maturato l'esperienza in Formula 1 e in Formula E si è presentato come tester ideale per Pininfarina per ottimizzare questo nuovo modo di guidare. Stiamo parlando di un'auto che è stata sviluppata, come avrete letto, insieme agli uomini della Rimac, quindi da questa partnership arrivano i motori elettrici, la tecnologia della batteria e della messa a punto in qualche modo generale del sistema elettronico. La batteria ha 120 kWh, i motori elettrici sono 4 e Pininfarina in particolare ha personalizzato questo layout tecnico, diciamo, con un fine tuning particolare delle sospensioni anteriori e posteriori. Infatti i telaietti sono stati modificati e nell'erogazione della potenza. Partiamo dalla base che c'è una batteria grande e che è il vero motore di una macchina elettrica. Questa batteria ha un sacco di energia e ha la capacità anche di rilasciare energia istantanea, quindi potenza molto velocemente, pur preservando la vita delle celle, principalmente grazie alla tecnologia del modulo e a come sono raffreddate. Ci sono due inverter, uno anteriore e uno posteriore, molto intelligenti e molto veloci a decidere come utilizzare tutta questa quantità di energia e di potenza, e poi ci sono 4 motori che distribuiscono la coppia e quindi la potenza a terra in maniera indipendente e autonoma sulle 4 ruote, perché i 4 motori sono indipendenti, non sono legati da nessun tipo di differenziale né da nessun tipo di trasmissione. Quindi ciascun motore esercita una determinata coppia in funzione di quello che il sistema rileva essere il momento migliore. Il sistema sa quanta coppia è possibile scaricare a terra, quanta aderenza c'è, e la scaraventa sulle ruote nel migliore dei modi. C'è il vantaggio di avere i 4 motori, quindi il torque vectoring ideale, che di fatto sono un sistema sì di fatto per aumentare ulteriormente le prestazioni, ma sono anche un sistema di guida attivo nel momento in cui utilizziamo la distribuzione della coppia tra i 2 assi anteriore e posteriore, ma anche tra la ruota interna e esterna, per aumentare la sicurezza intrinseca della vettura prima ancora dell'intervento dell'ESP o del traction control. In modalità furiosa i cavalli sono 1960, in modalità energica, quindi lo step un filino sotto, che forse è meglio utilizzare la prima volta che si usa una macchina del genere in pista, i cavalli sono circa 1600. Tra le curve l'auto vola, teletrasporta, quindi è completamente un'altra esperienza di guida. What we really love with the Battista, it combines many different aspects of luxury. First of all, the beauty of the design. It's a really beautiful car. It's a true Pininfarina. Also in the interior, I mean, the comfort, the ergonomics. I mean, you really feel good driving the car. But then it's also about the experience of enjoying the thrill and excitement without feeling guilty about the impact on the environment. It's what we sometimes call guilt-free luxury, to enjoy these wonderful experiences
but still in a sustainable way. That is something that is very close to our hearts. That it's not only about that it is an electric car, it's also about the materials we have chosen and so on. This is something we'll put even more emphasis on the next generation cars that we are building. Nuovo show, nuovo capitolo della velocità, perché se è vero che auto come questa hanno il compito e la missione di solleticare le fantasie, la Battista ha già tutti gli strumenti per far parlare di sé. You're only the best.